Ciao ragazzi, sono Lori Bart. Oggi voglio farvi vedere un classico difetto che possiamo riscontrare sulla nostra mountain bike o sulla bicicletta da corsa, ovvero il gioco sulla serie sterzo. Questo rumore proviene dalla serie sterzo lenta, quindi adesso vi farò vedere come registrarla. Come potete notare c'è del gioco tra serie sterzo e telaio. Se io mando avanti e indietro la bici, si può notare la serie sterzo si muove avanti e indietro, vedete? Questo è un classico difetto che vedo su parecchie biciclette, anche nuove, quindi noi dobbiamo, una volta che abbiamo registrato per la prima volta la nostra bicicletta, controllarla, magari dopo 3-4 uscite, dobbiamo verificare che non abbia questo gioco, perché altrimenti rischiamo di rovinare sia la serie della serie sterzo, quindi il telaio, e in più i cuscinetti. Diciamo chi ha esperienza e sensibilità sulla bicicletta se ne accorge subito di questo difetto, tirando il freno davanti e muovendo avanti e indietro la bicicletta. Quindi è una cosa da controllare spesso anche sulle biciclette vecchie. Questo non è un difetto della bicicletta, ma è un difetto di regolazione, ovvero non è stata regolata successivamente dopo la prima regolazione dell'assemblaggio della bicicletta. La prima cosa da fare è togliere il tappo superiore, se ce l'ha, e questo gommino sopra, dove troviamo questa vita esagonale da 5 mm. Gli attrezzi necessari per fare questa regolazione sono due chiavi, una chiave esagonale da 4 mm e una da 5. Ok, una volta tolto il tappo andiamo ad intervenire sulle viti di fissaggio dell'attacco manubrio, queste qua, e le allentiamo senza svitarle tutte. Sia dalla parte che dall'altra. Ok, ora con la chiave da 5 andiamo a serrare la vite sopra, ovvero il tappo della serie sterzo, finché diventa leggermente duro. Non serriamo troppo forte perché questa vite serve solo per tenere unito tutto il sistema della serie sterzo, e quindi non è questa vite che tiene il carico della serie sterzo, ma sono le due viti laterali dell'attacco manubrio. Quindi questa vite qui serve solo per tenere unito tutta la serie sterzo, ovvero dalla base dell'anello della serie sterzo fino al tappo. Quindi una volta serrata, ma mi raccomando senza forza, perché lo ripeto, se noi andiamo a stringere troppo forte rischiamo di estrarre il ragnetto all'interno. Bene, una volta serrata andiamo a verificare se ha ancora gioco la serie sterzo. Quindi per verificarlo andiamo a tirare la leva del freno davanti, quindi la leva del freno davanti la teniamo premuta e andiamo avanti e indietro con la bicicletta. Come vedete adesso non si sente più il rumore e in più l'anello della serie sterzo non si muove più, quindi tutta la serie sterzo è perfettamente in sede. Ora non ci resta altro che andare a centrare il manubrio con la ruota davanti e andiamo a serrare le due viti dell'attacco manubrio, destra e sinistra. Se avete la chiave di nanometrica, sopra l'attacco manubrio c'è scritto i newton di serraggio delle due viti. Ok, ora serriamo le due viti con i newton indicati. Se non avete la chiave di nanometrica potete farlo manualmente, ma mi raccomando, anche queste viti non devono essere serrate troppo. Trovate un limite che non siano troppo serrate, perché altrimenti rischiamo di rompere le viti, quindi è meglio lasciarle leggermente più lente che troppo strette. Quindi questo serraggio fatelo un paio di volte, destra e sinistra, in modo da equilibrare il serraggio delle due viti uguali. Può succedere che troviamo di nuovo il difetto dopo aver fatto questa regolazione, e la causa può essere il canotto, il tubo della forcella leggermente più corta, quindi noi dobbiamo aggiungere uno spessore, un anello di spessore sotto il tappo oppure sotto l'attacco manubrio. Se vi capita questo problema andiamo di nuovo ad allentare le due viti che serrano l'attacco manubrio, sia a destra che a sinistra. Poi togliamo con la chiave da 5 il tappo, svitiamo la vite così, togliamo il tappo così, e qui troviamo il ragnetto. Questo è il ragnetto. Può succedere che l'attacco manubrio è alla stessa altezza del canotto della forcella. Il canotto della forcella è questo qui, quindi sono alla stessa altezza,
e quindi il tappo non riesce a tenere unito la serie sterzo perché il canotto della forcella è la stessa altezza dell'attacco manubrio, quindi non riesce a serrare tutta la serie sterzo. Per risolvere questo problema basta aggiungere un anello così da 0,5 mm, quindi basta mezzo centimetro, e poi andiamo ad aggiungere il tappo così. Ora serriamo senza esagerare sempre. Ecco fatto, in questa maniera la serie sterzo è sicuramente tutta unita ed ora possiamo serrare le nostre viti dell'attacco manubrio. Diciamo che una volta regolata in questa maniera non si dovrebbe più ripetere, quindi diciamo che è una regolazione che viene fatta una volta e poi non dovrebbe più succedere. Però magari controllate le biciclette dei vostri amici, perché a me personalmente mi capita spesso di vedere clienti che hanno questo problema di regolazione che è meglio fare sia sulle biciclette nuove che vecchie. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo video, mi raccomando iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi anche su Instagram, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti. Ragazzi vi aspetto, mi raccomando, al Cosmo Bike Show domenica alle 13:30, padiglione 5 insieme al biker e il Bruiser.